chiesa e ci imbattiamo in una piazza gremita di persone, tutte in festa. Abbiamo una specie di chiostro interno con tutti questi archi e all'interno abbiamo proprio la festa della città. Non sappiamo se è la festa religiosa, non capiamo niente perché è tutto scritto in sloveno e non riusciamo a capire se è una festa religiosa o qualche santo oppure proprio una festa cittadina. Poi oggi è domenica, probabilmente tutte le domeniche fanno festa. Visto che si fa festa, ci assaggiamo un bicchiere di vino, tipico. Che è tipico. Cheers. Ma ce ne ha dati due? Salute. Allora prendiamo. Salute. E mentre le signore cantano noi beviamo, poi dopo forse cantiamo anche noi. Comunque siamo bugiardi, perché abbiamo detto no, il vino adesso lo assaggeremo poi. La seconda bancarella, non la prima, la seconda che ci ha chiesto lo volete assaggiare, non abbiamo resistito, abbiamo detto di sì. Quindi un po' bugiardi siamo. Sì. E ora ci compreremo anche una bella bottiglia di vino. È buono ragazzi, è molto buono. Fresco, fa 12 gradi e mezzo. E ci ha spiegato un po' insomma il ragazzo, però non capiamo molto i termini, quindi però è buono insomma, quindi andiamo a gusto, non siamo degli intenditori, l'abbiamo detto più volte. Salute. Dopo un bicchiere di vino ci vuole qualcosa per assorbire. Thank you. Ma è tipo la cannella questo, vero? Mi sa. C'è una spezia che sì, forse. Mi sa che va di cannella qui. Le spezie le usano, è buono. Un biscottino piccolino tipo un mini cantuccino. Sì, molto morbido. Buono. Noi seguiamo il flusso della gente, non sappiamo dove porti questa scala, però la gente va su e noi li seguiamo, vediamo cosa si scopre. Per Federico non importa niente, tranne che si mangi. Sì, sì. Quindi siamo nella festa di paese giusta. Qui abbiamo alcune di queste torte salate, dolci, non sappiamo se sono salate o dolci, e un'esposizione di piatti tipici nonché di erbe, di spezie, il pane tipico che fanno in queste zone. Qualcosa mi dice che siamo capitati in un luogo top. Qui abbiamo una succulenta vetrina di prodotti tipici. Qui abbiamo tutta una varietà infinita di salami, salamoni, insaccati, di tutte le varietà. Qui non siamo nel territorio musulmano e Fede ha gli occhietti a cuore. E come sapete lui con gli insaccati, gli affettati ne va matto. E cosa si usa con gli insaccati se non un buon pezzo di pane? Andiamo in quest'altra stanza dove abbiamo una varietà infinita di pani di tutte le tipologie. Qui abbiamo tutta la varietà di pane, guardate quanti tipi, anche quelli integrali. Questo deve essere buono, noi amiamo questo tipo di pane di tutte le forme e gusti, per non parlare poi della stanza in cui ci troviamo, finemente affrescata.
abbiamo un pane pieno di canditi, questo sembra uvetta, arance, ma di tutte le tipologie. Siamo giunti nell'atelier del cibo, pane e pasta in questo salone. Cioè ragazzi, la Lego, la Formula 1 e la roba da mangiare è il podio di Federico, è il podio. E qui troviamo anche il tipico dolce della Slovenia, di cui vi parlavo precedentemente, quello arrotolato, vi ricordate? Guardate quante varietà ci sono, probabilmente raccoglie tutte le varietà delle varie regioni della Slovenia. C'è questo, guarda, c'è schiacciato, quindi si può fare tipo ciambellone o più basso schiacciato. Cioè veramente io le prenderei a morsi tutti perché le assaggerei. Sono veri, non sono di plastica. Ma poi abbiamo anche i bomboloni, che sono questi bomboloni? Sì. Che si chiamano Slavica Vinček. Qui abbiamo una esposizione di vini tipici della zona, tra cui anche quello che abbiamo acquistato noi. Qui abbiamo un'esposizione dei formaggi e anche dei latticini tipici. La Slovenia, come vedete, è anche terra di grappa. Oltre ai prodotti tipici, in questo corridoio troviamo anche una bella esposizione di questi disegni fatti dai bambini della scuola di Ptuj. Come vedete abbiamo anche una grandissima varietà di miele e infatti la Slovenia è una grande produttrice di miele. Assaggiamo anche un insaccato. Mamma mia com'è! Vediamo sono più buoni, ma è buono questo, è bello saporito. Questo che ho preso io è un po' grasso. Siamo capitati davanti a questa vetrina, purtroppo il riflesso non mostra chiaramente la bellezza delle fotografie. Ora Marta ci spiega di cosa stiamo parlando. Vi dicevo poc'anzi che Ptuj è famosa per diverse cose, oltre al vino, alle terme, al bellissimo centro storico, è famosa, pensate un po', in tutto il mondo, e sottolineo in tutto il mondo, per il suo carnevale.
che è stato dichiarato patrimonio dei beni immateriali da parte dell'UNESCO, così come è rientrato nella lista dei più votati da parte della Lonely Planet, che l'ha praticamente insignito dei migliori carnevali insieme a quelli di Rio de Janeiro, Venezia e tanti altri. È un carnevale molto particolare, ovviamente si celebra nel periodo di febbraio-marzo, dal primo giorno di Pentecoste fino all'ultimo giorno, cioè il martedì grasso. Queste figure famose, che si chiamano Current, è una maschera tradizionale e lei, questo nome praticamente che lo rende famoso un po' questo tipo di carnevale. Sono una sorta di mostri, sono persone vestite con delle pelli di pecora, delle corna, delle maschere molto particolari, si mettono addosso campanacci, forchettoni, una sorta di scaccia inverno. Questa era la figura che anticamente doveva allontanare il freddo inverno della Slovenia, e per questo che loro praticamente si mascherano la notte della Pentecoste e poi viaggiano per queste strade, feste, danzano, cortei, per questa cittadina che viene letteralmente invasa in tutto il periodo appunto del carnevale. Pensate un po', ogni maschera viene a pesare dai 25 ai 40 kg, quindi è una struttura piuttosto importante. Anticamente, pensate un po', la potevano indossare solo i ragazzi non sposati, quindi senza moglie, però poi negli anni diciamo questa pratica è andata in disuso e adesso la indossano meglio anche le donne e i ragazzi, ovviamente con pesi e misure in base alla loro struttura corporea. Pare esserci una grandissima festa, tutto prenotato, ristoranti ci hanno consigliato di vederla nel periodo febbraio-marzo, e quindi chissà che non torneremo. Anche a voi ve la consigliamo, perché secondo noi è una grandissima festa folcloristica. E noi continuiamo a passeggiare per questa bellissima cittadina. Dietro questa vetrina abbiamo trovato una di queste maschere di cui vi stavamo parlando, e c'è anche la targa dell'UNESCO a riconoscere questo titolo pregiato. Questa stele alle mie spalle è il monumento ad Orfeo, è la stele funeraria di Marcus Valerius Verus, il quale era il vescovo di Ptui nel secondo secolo. Abbiamo letto anche che anticamente veniva usata anche come gogna. Questa dietro di me è la torre civica, famosa, si vede che svetta praticamente in tutta la città, ha un campanile molto particolare, di un colore particolare e a forma di cipolla, così lo chiamano gli abitanti. È dell'anno 1556, al momento purtroppo è chiusa e al suo interno vengono conservati dei manufatti antichi. Entriamo adesso nella chiesa gotica di San Giorgio. Purtroppo è chiusa e la possiamo ammirare solamente da dietro questo cancello. Effettivamente la cupola del campanile ha una forma di una cipolla, e anche il colore. Con la tipica facciata intonacata di bianco, questa che vedete alle mie spalle è la più antica casa borghese della città di Ptui. I'm pretty sure you're safe, but still afraid. I'm walking in your garden. Percorriamo ora questa scala che ci porta sotto il castello. Past the copper statues of everyone you've ever
Là sopra abbiamo il castello e per raggiungerlo dobbiamo percorrere un po' di scalini. Noi ormai abbiamo l'abbonamento alle salite. Questa è la pendenza di questa scala. I will break the spell. You don't need that armor. Che bellezza. Even though you wear it well. Lower down the bridge and let me in. Will you? You'll never get to know me from within. Will you? E dopo questa bella camminata siamo giunti sulla sommità del bastione del castello di Ptui. Si gode una vista fenomenale da qua su, si vede tutto il fiume che si chiama, vediamo se ha studiato. Che si chiama Brava? Drava. Drava con la D. C'ero vicino, Bravo, è il Drava, bravo. L'avevo anche letto, ma deve essere il vino, l'assaggino di vino. E è il fiume Drava che corre verso sinistra e si getta in quel lago che vedete là in fondo. Sicuramente non avranno il mare, ma magari pensiamo d'estate possano avere un po' di refrigerio con questo bel laghetto. Ci siamo fermati davanti a questo curioso muro proprio per raccontarvi questa cosa che è molto carina. Ogni anno alla fine d'agosto la città di Ptui ospita un festival internazionale della poesia e del vino. Questo festival fa confluire in questa città tantissime persone e tanti poeti da tutte le parti del mondo. Su questo muro queste piastrelle colorate sono delle poesie lasciate dalle persone. Da questo bellissimo affaccio sul fiume Drava salutiamo Ptui. E proseguiamo però il nostro viaggio in Slovenia. Stasera andremo a dormire in un'altra città. Cercheremo un luogo dove poter sostare e domani vi faremo scoprire una nuova Una nuova città.
una nuova città. Perché ha un nome molto molto famoso. Vediamo poi nei commenti chi capisce di cosa stiamo parlando. E dove siamo arrivati quindi? Dove siamo arrivati? Vi do un suggerimento. Marburgo vi dice niente? Che vi dice? Che vi dice? Internazionalmente è conosciuta con un altro modo, ma aspettiamo a dirvelo. Vi facciamo vedere intanto qualche cosa di bello, di verde. Qui è tutto verde, come la maglietta di Fede. E quindi io mi mimetizzo qua sopra, anzi ora mi sdraio sul pratino, dormo, tanto nessuno se ne accorgerà. E quindi salti la cena. Cavolo, non ci avevo mica pensato.